Buongiorno. Buonasera. Come stai? Aspetta, posso blurrare il dietro? Ah, eccoci. Se- Che s- dici? Va bene sembri, così? sembri identico a prima, solo con un po' di miopia dal mio punto di vista. Comunque, cos'è sta cosa che cambiamo il gioco? Cambiamo il gioco? Perché Cos'è sta cosa che si lo cambia il gioco? conoscevi già. Non si può... Ma che cazzo vuol dire? Nel senso, io ero No. stracontento che finalmente facevo un gioco che conoscevo, no, adesso mi cambia tutto. Beh, ma il gioco intorno è conosciuto. Buongiorno! Ciao. Ok, facciamo il gioco del silenzio adesso. Va benissimo. Quanto pensi di riuscire a durare? Ah! 8. Ciao! Allora, non mi funziona il Eccoci. microfono del computer. Cioè, sto tentando di fare, però non ho molto successo in questo momento, per cui buonasera. Io non sarebbe tipo possibile che tieni l'audio dal telefono e il video dal computer. Perfetto. Ciao! Forse lo sollevo un attimino. Ok, siamo qui, tutti. Bene, allora, prima di tutto è scomparsa Giulia. Prendo un foglio di carta, arrivo. Buonasera, buonasera e benvenuti alla quarta serie di Basta Fantini, Estate. Abbiamo con noi due nuovi concorrenti, Martin e Giulia, che non si conoscono e non sanno ancora come è fatto il gioco. Quindi vi spiego brevemente le regole. Durante il vostro turno dovete nominare un personaggio famoso, una figura conosciuta, nominare una categoria e da quel momento in poi non si possono più nominare personaggi famosi che ricadono in questa categoria. Ciascuno di noi ha tre fermi tutti. Questi fermi tutti, si alza la mano, si dice fermi tutti, bloccano un giocatore che ha nominato un personaggio e nominato una categoria, dicendo che tale personaggio ricade in una categoria precedentemente detta. Se vale questo fermi tutti, se è confermata il fatto che ricada in una categoria già detta, il, il giocatore è eliminato. Una volta finiti i tre fermi tutti, si è fuori dal gioco. Quindi, chi parte? A lei gli onori. Una delle regole fondamentali di questo gioco è che chi domanda a chi parte o a chi tocca subito a lui o a lei. Quindi fate attenzione a ricordarvi il giro di gioco o dite piuttosto tocca a qualcun altro piuttosto che chiedere tocca a me o cose del genere, perché in quel caso tocca veramente subito a te. Ottimo. Quindi, io ci ho pensato e per cominciare bene la serie dico il regista italiano Dino Risi e basta persone che potremmo definire incerte, perché contiene sia no sia sì, quindi basta persone che contengono nel nome o nel cognome la sillaba sì o la sillaba no, una o l'altra. Lui le ha tutte e due a quanto pare. Credo che questo sia il Tu sei un divieto pazzo. più indecente che abbia mai sentito in vita mia. Benvenuti nel gioco. Martin, a Tu te sei la parola. completamente fuori di testa. Oddio, chi se la ricorderà sta roba? Noi tre per 60 minuti. Io nomino Bob l'aggiusta tutto Ok? e basta protagonisti dell'opera di cui fanno parte o del racconto, quello che è. Basta che lui non sia il protagonista. Ok, ok, ok. Basta protagonisti. Contano anche quelli con manie di protagonismo. Nomino John Milton ed escludo gli autori di opere classiche. Cosa intendi per opere classiche? Cioè, fino a dove si trova un'opera classica? Esatto. Oddio, un classico Come la non ha categoria? un'età specifica. Vabbè, facciamo fino tipo al 600, dai. Dal 600 indietro. Sì, dai, Ok, per Tutte le opere generalizzare, dal perché 600 sennò indietro sono diventa... escluse, d'accordo. ok. È più fattibile di quanto pensavo.
Ok, allora... mm, ho visto recentemente un documentario su di lei. Yayoi, non Yaoi, Yayoi Kusama, che è una artista giapponese e basta persone che sembrano essere tirate fuori da un cartone. Cioè, che generalmente quando le vedi, cioè, non sono persone normali, sono vestite in maniera eccentrica, sono sempre, cioè, sempre nella faccia, anche quando vanno a fare il supermercato, sono sempre vestite in maniera eccentrica. Adesso questa cosa di Diane a me ha un po' confuso, devo dire, perché adesso vestirsi eccentrico può voler dire tante cose. Mm. Vediamo se trovo una foto di Yayoi Kusama, giusto per farvela vedere. Un attimo che si carica. Dai, ciccio. Secondo voi il vostro telefono è un uomo o una donna? Solo per la marca direi donna, Ah, ok. perché è femminile la marca, se no, insomma, Io gli do del maschile perché è un telefono. sei tipo a metà beh, schermo. quello è Grazie. abbastanza eccentrico, effettivamente. Ok, ho capito. Ok, sì. Sì. Cerchiamo di escludere un sacco di cose. Allora, Mi preoccupo ogni io volta che nomino qualcuno fa Dave così. Grohl. Scusa? Prego. Nomino Dave Grohl Ok. e basta musicisti. E vabbè, ok. I cantanti sono musicisti? Sì. Secondo me sì. Ok. Nomino Ash di Pokémon Ma e non è il escludo... protagonista. Ah, scusami. È il protagonista. Fermi tutti. Giusto? Non puoi No, fermarla perché non ha ancora finito la sua categoria. Diane, sei un disastro. Vabbè, la perdoniamo per stavolta. facciamo un bel Dragonite a caso Ok, e Dragonite ci sta, non è un protagonista Dragonite. protagonista e escludiamo i Pokémon. No, i Pokémon, gli anime, scusami, che stavo dicendo. Se Quindi escludiamo solo abbiamo i escluso Pokémon, cioè, qualsiasi anime. Sì, Ok. i Puffi sono anime? Dai, ce la posso fare. Non guardare la biblioteca. Pensa. Il problema di questo gioco, almeno per me, è che ogni volta che sento una categoria entra nel mio cervello e adesso stavo solo pensando, ma quali altri Pokémon conosco a parte Bulbasaur? Non l'ho mai vista cantare, quindi direi che sono salvo. L'attrice Sandra Bullock. Basta persone che lavorano in uno stato diverso da quello in cui sono nate. Lei è canadese. Ok. mi metti un attimo in difficoltà perché qui le nazionalità siamo un po' carenti. Ah, Dio. Mm. Io dico Kevin De Bruyne e basta sportivi, È uno cioè persone sportivo. che hanno come carriera lo sport. Che sport fa? È un calciatore. Ah, ok. Di che squadra? Manchester City. Ah, ok, ok. Mm. Allora, E ha la faccia da britannico, possiamo dire? No, perché non è britannico. mi D- pare corretto. scusa. Quindi è nato in un altro stato? Non so dove sia nato. Hai, Però hai posso ancora detto cambiare. nazionalità, non hai detto nascita in un posto. Uno può essere nato e avere la nazionalità, cioè avere Sì, una cittadinanza diversa, eh. sì. Sapevo che con lei mi sarei ingrippato su queste cose. Io adesso sono ancora in tempo a cambiare personaggio finché tu non mi fermi, no? Sì, No, perché finché hai detto non... anche la categoria, ma mi Ah, ok. fido, mi fido. Per il momento mi fido. D'accordo. D'accordo. per il Sbagli momento. perché avevi ragione. Facciamo Sunak, premio britannico, e diciamo basta politici. Wow.
Sai che volevo dire un presidente Beh, della comunque per la Repubblica? cronaca, Diane, ormai è troppo tardi per fermarmi, ti posso dire che è belga Kevin De Bruyne. No! 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 Dovevo giocarmela. Non commetterò lo stesso errore 2 volte. Aspetta, ripeti il nome del presidente? Rishi Sunak. Ah no, niente, stavo pensando. Sì, fermo. Non c'è sì nel nome. No, è SHI, non vale. Ah, Ed è cazzo. con la Y, È indiano. penso, anche da qualche parte in mezzo. Vabbè. No! Ai caramba! Questo è il suono della tromba. È il momento del nostro gioco nel gioco. Avete il vostro foglio di carta e il vostro pennarello? Il gioco è semplicissimo. Giulia, dimmi una lettera dell'alfabeto. B. Ok. Martin, di un animale che inizia con la B. Bisonte? Ok, perfetto. Abbiamo 2 minuti per disegnare un bisonte. Oddio, santissimo. Attenzione! Dovete disegnare questo bisonte tenendo il vostro pennarello, penna, qualsiasi roba sia, nella bocca. Ah, ottimo. Attenti a non avere tipo tappi o cose del genere, ok? Non vi voglio vedere morire soffocati. Della Ok? serie. Pronti? Ho, 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 ho. Ecco. Guarda, io sono ancora qui. Non ho del guardo. Che faccia un bisonte? Dovrei saperlo. Che schifo. Ho cagate. Era meglio prima, No. Stop, lasciate la penna. Yeah. Che schifo. Siete contenti? Per nulla. Niek. Insomma, Vuoi mostrarci il tuo intanto, Giulia? Bello, dai, trasla un po'. Sì, Incredibile. dai. beh, dai, insomma, cioè, allora, Sembra un bisonte. Un bufalo, un bisonte, qualcosa sembra. Una mucca, sì, dai, ha quei Sì. connotati. Il suo è un Si po' trasparente. Questo sembra un Pokémon. non ci vedo. Torna un po' indietro. Perché è andato un po' fuori fuoco. Ah, perché hai messo il blur. Già sono roba di mio. Dovrebbero essere i peli quelli che dite che sembrano le ali. Ho fatto un po' di peluria, poi quelle dovrebbero essere le corna. Sembra un diavolo perché la ha coda. anche la coda. Ma io in realtà, cioè, potremmo chiuderla qua il minigioco. Perché mi sento adesso un po' in imbarazzo a mostrare il mio. No, Non ehi, sto adesso mostrando. fuori le carte. Io ho avuto un po' di problemi. Allora, posso dirvi che mi piaceva di più prima di aver ingrossato la sua coda. Quando era più sottile era più carina. Ma ho avuto un po' di problemi a riuscire a respirare con il naso, penso, perché ho fatto un sacco di buchi a destra e a sinistra. Oddio. Oddio, sembra che sia stato torturato. Ehi, vabbè, dai, ha visto giorni migliori. Quindi direi di dare il punto a Giulia. Sono d'accordo. Un punto a Giulia. Yeah! L'unico che avrò in questa serata. No, dai, Non credo. se arrivi terza comunque prendi un punto. Quindi al massimo arrivi a 2 adesso. Vabbè, dai. Stavo per dire Cleopatra, però è un personaggio che sembra essere uscito da un cartone animato. O viceversa. No, Beh, sì, sembra essere uscito da un cartone animato. Cleopatra è no, ma abbastanza dipende. eccentrica. Cioè, se pensi al personaggio storico, direi di no. Cioè, Vuoi dirmi che non è da personaggio di un cartone animato farsi il bagno nel latte? ma guarda che cioè, considerando la fonte, l'hanno scritto solo detrattori queste cose, per cui c'è della serie. Può essere come no, c'è della serie.
Però sarebbe bellissimo come pubblicità tipo per i cereali. Non l'ho mai visto fare. Oddio, sì, è vero, cereali Cleopatra e c'è lei nella Sì, tazza con i cereali dentro. che mangia i cereali. Ah, devo pensare di qualcuno più giovane. Più giovane, insomma, più recente. Beh, dai, ne hai. Sì, lo so, grazie. Nabuana IGG è un regista. Adesso non posso sbagliare. È un regista africano. Mi dispiace, non mi ricordo. Viene da Kampala. Qualcuno sa qual è la capitale? Di quale stato è la capitale Kampala? E dopo? Basta persone che sono conosciute, nel senso il loro nome conosciuto è con delle iniziali appuntate, tipo J.K. Rowling, tipo Ah, ok. George Ok, R.R. ok, Martin. d'accordo. Mentre te parli, Martin, devo vedere perché mi stanno chiamando. Se volete fare conversazione nel mentre. Vi prego, posso redimermi Vediamo perché se questo bisonte mi pesa sulla coscienza. Vicky, la babysitter di Timmy Turner nei Due Fantagenitori, Ok? e basta cartoni animati occidentali. Qui diventa complicata la faccenda. Sì. Nomino Tiberio De Ciani e escludo tutti i giuristi. Vabbè, non c'era pericolo che io Non c'è nominassi un pericolo. giurista. Sì, ma adesso io sono a corto, cioè io non conosco tanta gente a Sei tu che hai livello... eliminato gli scrittori pre-600. Elementare Watson. Direi Chekhov. No, Sto rielaborando con il mio cervello le informazioni in mio possesso. Aveva la barba. adesso mi chiedi tanto. Non so Boh, ma se tutti i russi probabilmente avevano la sì. barba all'epoca. Probabilmente sì. Basta persone con la No. barba. Vabbè, a parte che la barba un uomo di per sé ce l'ha, solo che se la rasa, quindi, Basta quindi persone che basta hanno poco. una folta barba. Ok, d'accordo. La tua barba va bene, Martin. La tua ancora va bene. Ah, ok, d'accordo. Solo a me quando si fanno questi identity di persone, li identifico con i personaggi di Indovina chi. Cioè a me nella mia testa appaiono personaggi di Indovina chi con quell'identikit. No, non posso dire di aver provato l'esperienza. Beh, posso dire che tra noi tre, tu, Martin, sembri quello più uscito da Indovina chi, non so perché. Sì, sono abbastanza topico come personaggio, tipo pelato con la barba e gli occhiali, nel senso. Sì. Oh, ecco, me ne è venuto uno. Nomino Carlo Cracco e basta Cuochi. Mm. Cracco. Allora, nomino Michelle Yao Ok. basta tutti gli attori orientali, cioè da Cina, Giappone e company. Asiatici, quindi Sì, asiatici. Evviva! Ritocca a me. Dopo troppo poco tempo. fermo tutto. Fermi tutti. Michelle Yao Mm. non ha lavorato anche fuori dal suo paese d'origine, E Sta beh sì, ha lavorando al lavorato momento. anche a Hollywood. Basta persone che stanno però lavorando al momento in uno stato diverso da quello in cui sono. Non so se adesso stai Eh lavorando. sì, sì, allora ho sbagliato. oddio. Dannazione. Martin. Dayan. Giulia? Ciao. You here? Su Taskmaster c'è un personaggio ricorrente che è uno svedese che si chiama Fred e tutti lo chiamano Fred lo svedese ed è tutto ciò quello che si sa su di lui. E quindi direi no, perché ha lavorato in Gran Bretagna, non può, non posso ricadere subito nello stesso. Ah, stavo già caricando. No, Adesso mi Diane, cadi sulle basi, dai, entro. concentrati. Beh, ok, Joe Bram,
che è il creatore e disegnatore di Bluey. Non abbiamo eliminato disegnatori, però No. vedo No, Martin non che ha abbiamo una faccia eliminato disegnatori. strana, quindi questo mi fa paura. No, io stavo pensando al fatto che mi ero dimenticato della storia della barba e stavo per dire qualcuno con la barba, e grazie per avermelo ricordato. E a proposito di barba, Boia! Wow, aspetta, Bellissimo! l'abbiamo visto solo a metà, l'ho visto solo a metà. Abbiamo visto una parte dietro. Ho visto solo il culo. Oddio, sembra un po' un leone Sì, lo so, sulla ma non, testa. non riesco a farlo. Cioè, se non ho una reference, non faccio un tubo io. No, chiaro, ma comunque bellissimo. Gabriel García Márquez. Addirittura. Basta persone che hanno nel nome e nel cognome una vocale accentata. Oddio, tu hai detto che la mia barba è accettata. La tua barba è accettata, secondo me. Ok, allora nomino Karim Musa, in arte Yotobi, e basta youtuber. Che risata esasperata. Sì. Stavo per chiedervi se Godzilla è un attore asiatico. Ma sì, buttiamoci. Il principe Filippo e basta persone morte. Porca vacca, Deia. Adesso sono focalizzato, basta. Niente, mi hai fregato, io volevo dire Malcolm X. Che diciamo è conosciutamente morto entro un certo punto. Esatto. Ah, bella. Bellissimo. Beh, non si può dire se ha la barba o meno perché nessuno sa il suo aspetto. Banksy, che è scritto con la Y, quindi non è una sì. Mi piace, mi piace. Nomino Banksy e basta artisti. Adesso ti voglio, dai. Io però adesso, cioè, tutti i lavori di Banksy si trovano, cioè, ha lavorato in molti stati. Tu non sai dove sia lui adesso, quindi non Ma non puoi sai dire neanche che la non sia. nazionalità di Vansky volendo. Sì, ma so che è andato tipo in Israele e ha fatto dei dipinti, tipo l'asino che gli chiede il Però passaporto. finché tu non hai abbastanza informazioni non puoi neanche opporti alla tesi. Tu scegli. Cioè, Devo cristiana forse Gesù è il protagonista, sì, ok. Gesù è il protagonista della Bibbia, l'ho pensato anch'io a una certa Gesù, però è il protagonista della Bibbia, quindi no. dipende, nuovo o antico? Però tipo Eva è protagonista? No. Eva intendi moglie di Adamo? Sì, sì, sì. La seconda moglie di Adamo? Seconda? Sì, la prima era Lilith. Lilith, che Davvero? comunque è apocrifa come questione, però anche a me piace pensare che Lilith ci sia. Cioè, Era stata... Cioè, vabbè, te lo spiegherò. Perché sennò diventa lunga la cosa. Davvero non sai chi è Lilith? no, cioè, io sapevo... Cioè, quante costole ha dato via Adamo? Ma comunque non importa, perché sono tutti morti, fanculo. Adesso mi sono ricordato. Esatto. Ma lì potresti anche discuterne, perché... Dici che sia ancora vivo? Cioè, potrebbe anche non essere mai esistito per quanto ti riguarda. Cioè, Vero? Effettivamente, un personaggio immaginario. La questione del morto è se nella storia in cui viene raccontato muore, Sì, direi di sì. ok. ma tecnicamente parlando è un prodotto della tua immaginazione, per cui non può né vivere né morire. Bisogna vedere come la interpretiamo. Sapevo Cioè, che... se nel suo universo lui muore è un personaggio morto, oppure il fatto che lui rimanga sempre raccontato nei libri e nelle storie rimane sempre vivo. Ma ogni volta che lo leggi ritorna in vita. Però muore anche. Greta Thunberg. Ok. Oddio, ok. Basta persone che si sono fatte conoscere prima dei 30 anni. Gesù. Si sono fatte conoscere prima dei 30 anni? Sì, sì, sì. Ho una domanda per te. Ma puoi considerare il suo operato Svezia?
Ah, no, perché lei è cittadina del mondo, quindi ogni stato va bene per lei. Poi è svedese e fermi tutti. No, 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 no. Grazie mille Giulia, gentilissima. No, no, non vale, no. Beh, comunque è scandinava e non credo che sia nel suo paese natale ora come ora. Proviamo a vedere, Giulia, puoi cercare se... Greta, ti prego. Greta. Greta, ti prego, sì, in Turkmenistan, ti prego. Mi piace che una delle domande sia che fine ha fatto Greta Thunberg. Si sarà persa da qualche parte insieme a Roger Rabbit. È stata arrestata il 6 aprile nei Paesi Bassi. Martin, non ho parole, hai vinto il primo episodio. Let's go. Quindi, come sunto dei punti, Giulia non ti devi intestire perché sei insieme a me. In buona compagnia, a 2 punti. Martin, sei a 3 punti. Ce la possiamo ancora fare, possiamo ancora scavalcarti. Dai. Ragazzi, che dite? Stretta di mano finale?